Quando parti per un viaggio in Giappone, tutti ti consigliano di lasciare lo spazio extra in valigia per le cose che comprerai lì. Ma se anche tu soffri la mia stessa malattia, sai benissimo che le cose che comprerai occuperanno pochissimo spazio. Nel mio caso è bastato tanto così. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quando sono partito per il Giappone non avevo bene idea di quello che sarei andato a comprare, in realtà perché le uniche cose che solitamente mi attirano sono fotocamere e videocamere ed io in quel momento ero a posto così, non mi serviva nient'altro. Beh, questo fino a quando non sono entrato in un centro commerciale di 6 piani con una marea di gingilli fotografici e lì non ho potuto resistere. Ho trovato un DJI Osmo Pocket 3 a 400 euro e quindi non ho potuto fare a meno che comprarlo. Diciamo che da quando è uscito che io continuo a tenerlo sott'occhio e cerco di dargli un senso all'acquisto, però fino ad ora non l'avevo mai trovato. Forse mi fermava anche il fatto che qua a meno di 550 euro non riesci ad averlo e quindi ho optato per una più concreta, forse Insta360 Ace Pro 2. Acquisto che non mi pento minimamente di aver fatto, anzi la continuo a utilizzare tutt'oggi ed è la mia vlog camera preferita. E la continuo a consigliare a tutti gli amici che mi chiedono quale action cam comprare. Ma quando ho preso in mano la DJI Osmo Pocket 3 ho subito capito qual era la differenza. Innanzitutto ci troviamo di fronte a una lente da 20 mm, ben diversa dai 13 mm presenti su una action cam come la Insta360 Ace Pro 2. Quindi una visione molto meno grandangolare. E questo ha fatto sì che potessi riprendere tutto quello che mi circondava in Giappone con una visione più naturale e più vicina a quella che è l'occhio umano, potendo cogliere anche i dettagli più lontani che con una visione grandangolare si era andata a perdere. Ovviamente appena l'ho comprata ho iniziato a utilizzarla giorno e notte, ma mi sono subito accorto che non sarebbe andata a sostituire a pieno la mia Insta360 Ace Pro 2, ma anzi sarebbe andata a supportarla in tutte quelle riprese che lei non riesce a fare. E ora vi dico, secondo me, in cosa è meglio una e in cosa è meglio l'altra. Per quanto riguarda i vlog vanno benissimo entrambe, ma io ho notato che con la Insta360, grazie alla visione più grandangolare, è molto più facile stare al centro della scena e riprendere quello che ci circonda. Inoltre, non dovendo attendere i movimenti del gimbal, è molto più rapido ruotare dal nostro volto all'oggetto che vogliamo riprendere e poi riprenderci subito, mentre con la DJI questo avviene in modo un po' più lento e bisogna farci un po' la mano. E inoltre, essendo più grandangolare, è anche più discreta, in quanto potremmo tenerlo a questa distanza, inquadrandoci perfettamente senza dover stendere di più il braccio come dovremmo fare con una DJI. Ma parliamo ora di food vlog. Infatti durante il mio viaggio ho provato innumerevoli volte a fare delle riprese ai piatti con la mia Insta360. Il problema è che, essendo un action cam, non riuscivo a mettere a fuoco oggetti così vicini e quindi non andava a rendere giustizia ai piatti che stavo riprendendo. Mentre l'Osmo Pocket 3 riesce a mettere a fuoco da vicinissimo, riesce quasi a fare delle riprese macro e inoltre grazie all'Active Track sarà sempre possibile tenere il piatto al centro della ripresa. Inoltre, quando siamo all'interno di un ristorante, la luce la maggior parte delle volte arriva dall'alto, quindi quando andremo a posizionare la nostra videocamera al di sopra del piatto creeremo delle ombre difficilmente gestibili da un sensore di un action cam, mentre non avevo problemi col sensore da 1 pollice della DJI Osmo Pocket 3. Tra l'altro ho fatto dei confronti della modalità Pure Video per Insta360 e Low Light per DJI Osmo Pocket 3 e devo dire che quest'ultima vince di gran lunga. Infatti le immagini sono molto più luminose, più nitide e più utilizzabili, nonostante anche Insta360 faccia degli ottimi file. Per dare un senso alla cosa ho anche fatto una ripresa con iPhone in quel momento e schermo nero, non si vedeva assolutamente niente, quindi promosse entrambe, ma meglio DJI. Vedo la mano. Tu la vedi la mia mano? Io non la vedo. Io non la vedo la mia mano. Io ho scelto di prendere la versione standard, un po' per risparmiare e un po' perché sapevo che mi sarebbero serviti 2 microfoni. Nella confezione Creator era presente solo un DJI Mic 2, quindi ho preferito risparmiare qualcosa lì e comprare poi 2 DJI Mic Mini, che ho trovato in offerta su Amazon a 38 euro, ma di questo ve ne parlo nel prossimo video. Quindi per il momento volevo fare un confronto dei microfoni interni di queste due videocamere.
Entrambi si comportano benissimo, ma per quanto mi riguarda il microfono della Insta360 vince in quanto grazie alle funzioni di intelligenza artificiale riesce a isolare perfettamente la voce e anche nelle situazioni più caotiche riusciremo ad avere un audio nitido e pulito. Che però non l'abbiamo ancora vista, cioè aspetta un attimo. Infatti ho detto per adesso. Lo prendi? Sì, tanto quando mi ricapita poi. Pagare con la carta? Vuoi mangiarlo insieme a me? Nella top, buono. Quello gli Oreo e quello tiramisù. Questo è al? Tiramisù questo. Buono? Buono, sì. Siamo tipo a 160 metri, 140 metri. No, 40 era quello sotto, poi dopo salivi ancora. Da oggi in poi ti regalerò solo più da leggere. Non i ghiri a bandiera. Non lo prendo mai più. Questo qui è buono. Vero. Ieri c'erano, non ne ha preso neanche uno. Si difende bene anche la DJI, ma non a livello della Insta360. Quindi per quanto mi riguarda non si sostituiscono, ma anzi si vanno a completare. Infatti l'una copre quello che l'altra non riesce a fare. E così ho sempre lo strumento giusto per ogni situazione. Alla fine avere entrambi mi permette di raccontare quello che voglio senza compromessi. Bene, se il video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like e mettere mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!